In quest'estate con temperature assolutamente folli e che ci stanno sciogliendo completamente, c'è chi ha ben pensato di non rimanersene tranquillo al fresco, ma di rilasciare un nuovo modello che ci aiuterà tantissimo a fare modifiche alle nostre immagini, permettendoci di fare, fra le tante cose, anzi fra le migliaia di cose, editing anche di questo tipo partendo da un'immagine e semplicemente scrivendo nel prompt le modifiche arrivare a questo risultato. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. È passato ormai quasi un anno dal rilascio di Flux One Dev. Circa verso metà agosto, se non ricordo male, avevano improvvisamente lanciato questo modello stupendo tutti quanti. Da lì poi pian piano sono arrivate delle aggiunte, come per esempio i tools che aiutavano con l'outpainting, l'inpainting e tante altre cose interessanti, ma a questo giro è uscito un nuovo modello che aiuta tantissimo nella modifica e soprattutto nel mantenere la coerenza nelle generazioni. Questo modello si chiama Flux One Context, è uscito in diversi modelli, c'è il Pro, il Max e il Dev. I primi due sono modelli che potete usare solamente online e tramite dei siti dove potete acquistare dei crediti o un abbonamento. Ovviamente questi danno un risultato migliore perché sono modelli un pochettino più elaborati. Da questi hanno tirato fuori poi il Dev, come è successo con Flux One Dev. E questa versione noi possiamo usarla su ComfyUI. Non starò molto a dirvi i dettagli di questo modello perché in realtà è praticamente simile a Flux One. L'unica cosa che cambia è il modello in sé. Ha sempre 12 miliardi di parametri, usa gli stessi text encoder, lo stesso VAE. Se generate già con Flux One dovrete solo scaricare il modello, ma questo lo vedremo nella guida. La cosa interessante di questo modello è, anche se potete generare le immagini facendo il text to image, è focalizzato sulla modifica delle immagini e sull'unione di più reference insieme. Dai test che ho visto e da come vi farò vedere, in realtà i risultati migliori si hanno modificando un'immagine alla volta. Ma avrete la libertà anche di dirgli: prendimi questo oggetto, questa persona e creami quest'altra generazione. Ma andiamo a vedere subito su ComfyUI tutto quello che è legato a context e i workflow che ho creato appositamente per voi. Partiamo direttamente dal sito dei Black Forest Lab, dove viene presentato Flux One Context. A quanto pare parlano ormai solo di context e non più di Flux One, quello presentato circa un anno fa, anche se in realtà questo modello non va completamente a sostituire Flux One, perché nonostante permetta di fare il text to image, in realtà è molto più orientato alla modifica delle immagini, ma volendo potete usarlo comunque anche per generare. Qual è la particolarità di Context? Il fatto di poter veramente fare delle modifiche incredibili. Qua state vedendo un esempio con un'immagine di input, anche con un problema perché il viso è coperto da questo fiocco di neve enorme. Gli viene detto semplicemente: rimuovi ciò che c'è sulla faccia, e viene ricostruita. Poi gli viene detto di usare la stessa immagine come reference per fare un selfie a Friburgo, e vedete che la ragazza ci assomiglia particolarmente. Successivamente gli viene detto: trasformamela in una scena con la neve. Potete notare come questo sia incredibile. Ovviamente quello che vedete qua sul sito è quasi sicuramente Context Pro, se non il Max. Il Dev ha qualche limitazione in più, nel senso che alle volte può essere difficile fargli fare generazioni complesse, però cose di questo tipo le fa anche il Dev. Se scendiamo abbiamo qualche esempio e potete farvi un'idea di come fare il prompt, ma dopo vediamo più in dettaglio. Ovvero prendete un'immagine input e gli viene detto: trasformamela nello stile Bauhaus, e vedete che ha mantenuto gli oggetti nello stesso posto. Dopodiché gli viene detto: cambia i colori con una palette pastello. Anche qua abbiamo un'immagine di riferimento, gli viene detto: sta facendo skateboarding e deve essere stile fisheye. A seguire gli viene detto: trasformalo in low poly. Vedete, può cambiare un'immagine, darvi più contesti, oltre al fatto di mantenere il personaggio. Questa è una cosa che veniva ricercata tantissimo, cioè la coerenza di fare più generazioni con lo stesso personaggio. Context vi dà questa possibilità.
Potete anche cambiare i testi, cambiare la scena, aggiungere cose. Tutti questi esempi però, ve lo dico per esperienza di test, sono generazioni fatte una dopo l'altra. Se voi da questo volete arrivare subito a questo, diventa complesso e non sempre avete un buon risultato. Ovviamente questo è un esempio, non per forza tutto deve avere questi step uno dopo l'altro, però in questo caso vedete ha cambiato prima la scritta, poi l'ha ambientata in un altro contesto e poi ha aggiunto una persona. Se voi volete dirgli dall'inizio cambiami il testo, aggiungi una persona, cambia tutto, troppe cose, magari vi va bene o altrimenti va veramente male e inizia a fare allucinazioni. Questo è context. Come potete capire, le modifiche che si possono fare sono tantissime. È come aver acquistato un nuovo computer e cercare di capire cosa si può fare, e ovviamente le possibilità di utilizzo sono infinite. Vedete, proprio si passa da un genere all'altro, al cambio di stile, all'usare gli stessi personaggi, gli stessi soggetti in altro modo. È abbastanza legato alla vostra fantasia e poi soprattutto al prompt e alle immagini che mettete. Qui sotto, come sempre, ci sono i riferimenti per usare il Max e il Pro su piattaforme a pagamento. Altrimenti potete usare l'API e usarla anche in ConfUI. Noi vedremo il dev. Il dev è OpenWeights, è sempre 12 miliardi di parametri come Flux One dev, e la commercial license la vedete o cliccando qui, ma dovete fare il login, o andando su Hugging Face, ma adesso vediamo gli altri step. Se noi saliamo su e clicchiamo Technical Report, ci porta su Archive della Cornell University, dove quasi sempre vengono pubblicati questi documenti perché è una fonte affidabile. Se voi pubblicate qui i vostri studi, è sicuramente una fonte prestigiosa da mostrare e da dargli peso professionale sul mondo dell'AI, perché qua tanti pubblicano i propri studi e vedete anche chi sono i partecipanti. Ma se noi andiamo qua a destra c'è View PDF e se clicchiamo qui ci ritroviamo il paper vero e proprio. Magari zoomiamolo un po'. È riportato tutto, come funziona Flux, gli esempi che mettevano nel blog. Per esempio vi dice questa immagine è fatta con Flux One, e secondo me per tutti gli esempi che fanno loro hanno usato Flux One Dev normale, non il context. Dopodiché in context gli ha detto questo personaggio adesso è seduto al bar e sta bevendo una birra. Successivamente la stessa immagine l'ha usata per dirgli ora ci sono due personaggi, poi gli ha detto sono visti da dietro, poi gli ha detto sono in un cinema, poi sono a fare shopping in un supermercato e alla fine sono davanti a un computer a celebrare il loro successo. Non si fa tutta insieme questa elaborazione, ma come dicevo prima, un'immagine viene generata, viene usata poi come reference per fare quella dopo, e sono tutte generazioni diverse queste qui. Questa è quella che dicevamo prima, ma perché vi può servire questo documento? Al di là se volete studiare come è fatto Flux One Context, che può essere interessante, il fatto di guardare i prompt, come sono stati usati. Ma poi nel workflow che vi ho creato, comunque nel template base che mettono loro, c'è una piccola spiegazione che vi aiuta. Non è purtroppo spesso utilizzabile in modo paritario perché è strettamente legato alle immagini che mettete, come sono fatte, il risultato che volete avere. Però vi dà sicuramente un'idea, vedete? Ripete determinate parole, tipo using this style, e se le copiate pari pari dovreste riuscire a parlare con il modello come loro l'hanno creato. Ci sono tantissimi esempi, può tornarvi sicuramente utile se volete anche ripassare un po' di matematica. Ok, visto questo andiamo sulla loro pagina di Hugging Face. Qui ripete un po' quello che diceva anche sul sito, o comunque vi dà delle informazioni in più. Dicevo, è 12 miliardi di parametri come Flux One, vi spiega le feature essenziali di context ed è più o meno quello che vi ho detto prima dal sito ufficiale. Per quanto riguarda il punto sulla non commercial license, c'è stata una modifica perché appena uscito Context la sua licenza in realtà vi limitava tantissimo su questo campo, sul poter usare gli output, perché sul modello ovviamente non potete fare nulla. Il modello, anche se rilasciato come OpenWeights, non potete rivenderlo, non potete usarlo in modi che vi generano guadagno, ma lì la cosa diventa un po' complessa e dovete informarvi nel caso. Non rientrano i custom models in questa cosa, se non sbaglio, ma fare custom model su Flux, da quanto ho capito, non è molto praticabile perché è un distillato, almeno questa versione dev che viene rilasciata come OpenWeights, mentre l'output prima veniva praticamente vietato a fine commerciale.
Infatti se voi andate sul sito c'era questa versione, la 1.1. Questa versione non era così aperta e infatti io ho parlato un po' con Gemini Pro cercando di capire gli escamotage per evitare problematiche a livello commerciale, ma l'output non poteva essere rivenduto, in poche parole. Hanno fatto poi una modifica, perché se voi cliccate qui, ora andiamo su GitHub, non portava qui prima, portava sul sito, e ora c'è la 1.1.1. In questa versione l'output potete usarlo come volete, perciò potete anche rivenderlo. Se voi usate Flux 1 per la vostra attività potete farlo. Ovviamente non potete fare un sito dove le persone si collegano e generano immagini con Flux 1 Context. Lì in quel caso diventa uso commerciale diverso e dovete pagare Black Forest Lab. Ma se voi dovete fare una locandina, dovete fare una qualsiasi grafica e fate la generazione con context, non avete alcun problema commerciale. Questo era molto importante perché altrimenti avrebbe bloccato completamente chiunque dall'usarlo per la propria attività. Va bene giocarci su, però spesso modifiche di questo tipo sono incredibilmente utili sul lavoro. Se voi andate in File and Version abbiamo tutti i file ufficiali, fra cui anche la versione FP16 che pesa ben 23 GB e 8. Questa versione è ovviamente molto pesante e serve una scheda video con tanti giga di VRAM. Io penso che solo la 5090 riesca a far girare questa versione con i suoi 32 GB di VRAM. Non credo che la mia da 24 riesca. Non ci ho neanche provato perché è talmente pesante già la versione che sto usando, che vi farò vedere fra poco, che questa diventa proprio troppo. Andiamo a fare offloading sulla RAM e a quel punto i tempi si allungano e non ha più senso perché spesso vanno fatte tante prove. Posso capire che vi semplifica tantissimo l'editing che potrebbe durare ore, però al tempo stesso diventa poi complesso gestirlo in ComfyUI. Se lo volete però potete scaricarlo da qui. Flux One Context usa le stesse cose che usa Flux One Dev, ovviamente cambia solo il modello, perciò se voi generate già con Flux One Dev non dovete cambiare il text encoder, non dovete cambiare il VAE, non dovete cambiare niente. Se invece state guardando questa guida e non avete mai usato Flux One, adesso vi dirò tutti i modelli che servono. Passiamo sulla pagina dei docs di Confi.org, qui vi fanno vedere come funziona Flux One Context su ComfyUI. Vi spiegano un po' le stesse cose che dicevamo prima, che esistono due versioni e qui è anche più semplice capire la differenza fra Pro e Max, che a quanto pare il Pro è una versione commerciale focalizzata sull'editing più rapido, mentre Max è una versione sperimentale con un'aderenza molto più forte al prompt e questo potrebbe essere molto interessante. Mentre l'unica che possiamo usare sul nostro computer è la Dev, che è la versione diciamo open source. Ci sono le API utilizzabili come nodi su ComfyUI se voi avete un abbonamento o pagate la versione Pro Max. Ma prima di tutto questo dobbiamo scaricare quel che ci serve. Qua ci sono i collegamenti alle versioni un po' più avvicinabili, ovvero l'FP8 Scaled. Io userò i GUF perché non sono più veloci di queste versioni, ma usano meglio la VRAM. E siccome è probabile che farete workflow molto più complessi con context, o perlomeno con tanti blocchi che si aggiungono, cercare di risparmiare VRAM vi aiuta a fare magari editing più avanzati. Se volete questo, cliccate qui e vi porta a questa pagina. Se cliccate File and Version, andate su Split File, Diffusion Model e qua avete questa versione, la mettete in download. Quando trovate FP8 Scaled è meglio dell'FP8 base. Ovviamente tutti i link io li metterò in descrizione direttamente al file, ma voglio farvi vedere come funziona con Hugging Face. Un altro piccolo dettaglio è che molti di questi modelli che vedremo li troverete già nel manager di ComfyUI. Se non ricordo male, Context ancora non lo trova. Io ne dubbio, ve lo faccio vedere, ma secondo me conviene sempre imparare a gestirsi fra Hugging Face e GitHub quando si usano queste interfacce. A seguire, come dicevo prima, se non avete mai generato con Flux One, avete bisogno anche del VAE e dei text encoder, che è il ClipL e il T5, che esiste in due versioni, anzi 3, perché poi vi faccio vedere c'è il GUF anche di questo modello e vi porta a questo repository. Lasciate perdere che ci sia scritto Lumina Image 2.0, ma il VAE ae.safetensor è quello di Flux One che usano anche tanti altri modelli. Torniamo di qua, abbiamo il ClipL, ma in realtà possiamo andare su un repository che contiene tutti questi file qua in particolare, che è questo di Confi Anonymous, che è lo stesso di ComfyUI.
avete il clip L, poi avete il T5 XXL FP16, l'FP8 quello che si usava un tempo e poi l'FP8 Scaled. Io vi consiglio di andare sull'FP8. Se avete veramente un bel computer con tanti giga di VRAM, come una 5090 e tanti giga di RAM, allora prendete anche l'FP16 del T5 XXL, altrimenti andate sull'FP8. E a questo punto i modelli ufficiali li abbiamo scaricati, però come dicevo prima io mi sono orientato sui GUF come faccio ultimamente per risparmiare VRAM e RAM anche. Perciò vediamo i GUF. Se voi andate all'indirizzo che metto sempre in descrizione, File and Version, abbiamo sempre tutti i vari modelli. Si parte dal Q8 e si va a scendere. Vedete anche la differenza in peso, è abbastanza grossa rispetto ai modelli che abbiamo visto prima, soprattutto all'FP16, ma considerate che non occuperanno solo questo peso sulla vostra VRAM. Per farvi un esempio, quando io genero con il Q8 sia del modello Context e sia del T5, arrivo sui 21 GB, 20 GB di VRAM. Non è solo il modello, ma è anche la risoluzione che usate e anche quante reference mettete e anche una serie di aggiunte che potete fare. Per questo vi dico, se riuscite con i modelli a ottimizzare, a scendere con il peso di base, almeno potete lanciarvi poi a fare cose un pochettino più complesse, altrimenti partite già saturando il computer e non riuscendo più a fare niente. Considerate questo peso. Io potrei dirvi di provare con il Q5 tipo con la M e vedere se così riuscite a generare anche con meno giga di VRAM, se avete 16 giga, se ne avete 12, altrimenti fate comunque con gli altri modelli. Poi c'è l'offloading sulla RAM, quando satura la VRAM lui passa sulla RAM di sistema e riuscite comunque a generare, però a quel punto la RAM va incredibilmente più lenta e avrete tempistiche enormi rispetto a farlo andare sulla VRAM. Ovviamente se scendete di numero abbassate la qualità ed è un compromesso fra tempistiche e generazione. Come dicevo prima, anche il T5 c'è in GUF. Se andiamo a questo repository, File and Version, e anche qui scegliete quale volete. Il Q8 è sempre il più alto dei GUF e poi si va man mano a scalare. Io ripeto, uso sempre il Q8 e con questo modello in particolare varia fra i 20 giga e i 21 giga di occupazione di VRAM, considerando sia il T5 che il modello di Context. Scelto quello che volevate, qui spiega dove mettere i modelli. Questo varia in base a quello che avete scelto, nel senso che se usate i modelli che vengono riportati qui, dovete usare queste cartelle: Diffusion Model per mettere Flux One Dev Context, anche l'FP16 va messo qua, il VAE è sempre lì, non cambia in base a versioni perché c'è solo quello, e il Text Encoder, questo può variare se usate l'FP16 e FP8 o i GUF. Se usate queste versioni usate questa disposizione che trovate sempre nella cartella ConfUI Models, vedete, è paritario proprio, Diffusion Models è qui e Text Encoder è qua sotto. Io invece ho usato i GUF dove vanno? Allora, il modello vero e proprio va in Unit, ho fatto una cartella ma decidete voi se farlo o meno, io li trovo più ordinati così e qua dentro ho messo il GUF, mentre i Text Encoder vanno messi in Clip. Qua li ho buttati tutti insieme. È indifferente la cartella che usate, perché viene scelta una, viene scelta l'altra, perché i nodi alle volte pescano da una cartella in particolare. I nodi che ho messo io pescano da queste cartelle e come vedete qua ho il T5 Q8, avevo scaricato anche l'FP8 per fare i test, ma in realtà ormai sto usando il Q8 sempre. Vedete che qua ho quasi sempre i GUF quando posso, perché al di là del pesare meno e così risparmiate un po' di spazio, comunque occupano meno come risorse e nonostante io abbia 24 GB di VRAM e 64 GB di RAM, vi posso dire che si saturano molto velocemente se fate cose un po' complesse. Se state dentro la scheda video è importante più la scheda video, ma c'è un passaggio iniziale dove i modelli vanno prima nella RAM e poi passano nella VRAM. Fino adesso l'unico modello che ho visto che va a superare i 32 GB è iDream i1 perché ha 4 test encoder, mentre tutti gli altri, anche One 2.1, non supera i 32 GB. In realtà non è così necessario avere tanti giga di RAM, a meno che la vostra scheda video ha pochi giga di VRAM, fa l'offloading e allora sì che vi servono i giga di RAM, ma più che investire in nuovi banchi di memoria per la RAM, io vi posso dire comprate una nuova GPU che abbia un po' di giga di VRAM, almeno 16. Se riuscite
24 ovviamente. Ok, con i modelli ci siamo, possiamo andare su ComfyUI e vedere un po' i workflow. Questo è un workflow di base, ovviamente non c'entra niente, ma prima di aprirla io vi consiglio di fare una cosa che dovreste fare praticamente tutte le volte che l'aprite nel dubbio, anche se comunque se l'aprite più volte al giorno non avrebbe senso, ma è inteso se l'aprite domani, se l'aprite dopodomani o a distanza di qualche giorno, andate nella cartella di ComfyUI, quella principale, andate in Update e lanciate questo file updateconfyui.bat. Lui fa un controllo e vede se i file sono aggiornati. Qua vi aggiorna il front-end di ComfyUI che non vi fa dal manager, da quanto visto. Se volete lanciarvi ogni tanto potete fare anche l'aggiornamento delle Python dependencies, ma attenzione perché questo aggiornamento potrebbe spaccarvi i PyTorch che avete dentro ComfyUI, quindi occhio a fare questa cosa se non sapete poi come rimediare al pasticcio, o se volete farlo fate una copia di tutta la cartella di ComfyUI e incollatela da un'altra parte, in modo tale che se qualcosa va male avete una copia della cartella di ComfyUI. Fatto questo lanciatela e una volta aperta facciamo il solito manager e update all, così avete ComfyUI aggiornata e anche il manager. E nel frattempo che aggiorno date sempre un occhio qui al changelog, a che versione è arrivata, che cambiamenti hanno fatto, se c'è qualcosa che magari aspettavate che sistemavano e qualche novità che hanno introdotto, così vedete anche i manager che versione è. Fate sempre attenzione a questi dati, purtroppo non tutti che fanno le guide condividono queste versioni che hanno, perché può cambiare tanto come nodi e come ottimizzazioni. Io lo faccio sempre vedere in modo tale che se uno apre la guida e ha ComfyUI 3.20, sparo un numero a caso, e non vede i nodi, non gli vanno le cose, ovviamente è perché non ha ComfyUI aggiornata e di conseguenza deve fare qualcosa per aggiornarla, perché se non vi va l'update all dovete farlo voi manualmente, sistemare la cartella. Fatto questo vi dice che ci sono dei nodi da aggiornare, riavviate tutto e siete di nuovo su ComfyUI. Ora io ho fatto una guida tempo fa, ormai quasi un anno, ma è stata veramente stravolta ComfyUI nel frattempo. Vi ritroverete comunque anche se il menu intorno non è più così, ma se voi cliccate su settings, andate qua sotto su menu e fate disable, troverete questa interfaccia che in realtà trovate anche se usate RunPod su alcuni template già fatti che non sono aggiornatissimi. Ora se cliccate qui e rimettete top, con ComfyUI aggiornata dovreste avere questo. Come dicevo, quella guida non è aggiornatissima e sto aspettando che escono i nuovi nodi V3 che potrebbero ancora stravolgere nuovamente ComfyUI, perché faranno dei subnodi che includono altri nodi e cose di questo tipo. Se faccio una guida che spiega ComfyUI da zero, forse è meglio che sia aggiornata in modo tale che possa rimanere ancora utile per un periodo ancora ampio come l'ultima che ho fatto. Ma se volete, a questa si aggiunge anche un podcast che ho fatto di 3 episodi dove la spiego a un mio amico che non ha mai usato ComfyUI e in quel caso c'è l'interfaccia nuova. Se unite le due guide dovreste riuscire a gestirvi con ComfyUI nel modo migliore. Detto questo, partiamo dai loro template, perché adesso se voi fate workflow e fate browse templates, qua c'è Flux e avete i due template base, ovvero Context Dev Basic e Context Dev Grouped. In realtà non cambiano così tanto, adesso vi spiego perché. Se voi aprite il primo c'è una spatafiata di roba, ma in realtà sono tutte informazioni e replicate anche in cinese, credo che sia cinese. Però poi io vi faccio vedere il mio workflow che l'ho un po' pulito e lo trovo un po' più chiaro da capire. Qui cosa succede? Semplicemente viene proposto l'image to image, perché come dicevo Flux One Context Dev è principalmente per l'editing delle immagini. Lo potete usare per generare immagini, ma secondo me non ha molto senso, visto che è praticamente Flux One. Per generare immagini conviene usare ancora Flux One Dev. Per le modifiche di questo tipo invece è necessario usare Context. Io sono un po' impazzito con questo workflow perché partivo da questo concetto per sistemare il mio, ma secondo me questo workflow ha un problema e non so come mai l'abbiano fatto così, e poi lo vedremo meglio in quello che ho fatto io. Viene usato questo nodo che si chiama Image Stitch. Cosa fa questo? Fa un collage delle reference che gli passate voi. Questo collage viene poi passato a questo nodo che lo riporta delle risoluzioni che non siano folli per Flux Context, e l'image viene passato a questo VenCode che trasforma l'immagine in una latent e la manda alla reference e al keysampler. Questo secondo me è sbagliato. Non deve passare questa immagine al keysampler perché altrimenti si vedrà un collage di immagini.
ok passarla alla reference, anche se non sono convinto neanche su questo, ma non al key sampler, e questa cosa mi ha fatto impazzire per giorni perché non capivo dove sbagliavo, visto che il template ufficiale è fatto così. Ho capito poi che era questo il punto sbagliato, almeno dai miei test che ho fatto. Non penso possa generare qualcosa di buono a qualcuno così, però nel dubbio io ho sistemato il mio workflow. Questo è quello ufficiale, ma vediamo quello che ho fatto io. Facciamo sempre workflow, open, sono nella mia cartella di GitHub clonata, e se andiamo su Flux One io ho messo tutto qui perché in realtà il modello è Flux One, poi ha queste variazioni che possono essere il tools, possono essere context e magari faranno altre versioni. Quello che ho capito io, Flux One è a capo di tutto. Ho fatto 2 workflow, uno chiamato basic e l'altro to-pass. Vediamo il basic. Quando aprite un workflow del quale non avete i nodi, vi farà sempre un avviso con l'elenco di quello che manca. Adesso tra l'altro dovrebbe farvi anche l'avviso dei modelli che vi mancano se non li avete ancora scaricati, non li avete ancora messi nelle cartelle, e potete scaricarli da qui. Voi chiudete questo avviso, fate manager e fate install missing custom node. Qua vi fa l'elenco di tutto ciò che vi manca che è all'interno di questo workflow, al di là dei nodi base di ConfUI. Fate la spunta qui, così li seleziona tutti, e fate install. Dopodiché riavviate la web UI e tornate qua su ConfUI. Come dicevo, se andate in Model Manager, qua trovate già tanti di quei modelli che vi ho fatto vedere prima, per esempio il T5, trovate anche i GUF che vi ho fatto vedere, questo li mette direttamente nella cartella che serve a lui. Trovate anche la versione FP8, FP16, anche lo Scaled, se cercate il VAE di Flux, ok, c'è già qui, se cercate context non c'è ancora, non so come mai. Il problema è che dovete cercarlo proprio come è stato chiamato, perché se aggiungete uno spazio, se cambiate qualcosa non lo trova, ma da quello che ho visto io, ho fatto diverse prove di ricerca, context qua non c'è ancora. Però trovate tutti gli altri modelli che abbiamo scaricato. Come dicevo prima, io ve li faccio vedere da Hugging Face perché secondo me dovete prendere manualità anche con quel sito, con GitHub e con tutto. Poi se uno li conosce bene, sa gestirsi, allora andate di Model Manager senza problemi. Fate sempre R sulla tastiera, vi fa questo update per i collegamenti, vi mostrerà i miei, ma voi dovete cambiarli con i vostri. Qua abbiamo il caricamento del modello. Io ho messo 2 nodi perché questo nodo non vede i modelli all'interno della cartella che serve a lui, dove mettete gli FP8 e gli FP16. Perciò se voi volete usare l'FP8 o l'FP16 collegate questo. Ovviamente se mettete l'FP8 selezionate quello che avete messo, e se mettete il GUF andate a prendere quello col GUF. Vedete che io ormai uso solamente GUF. Scendiamo qua sotto, abbiamo sempre il caricamento del clip. Questo, nonostante sia GUF, vi pesca anche i test encoder che non sono .guf, o perlomeno se li avete messi nella cartella clip. Abbiamo il clip L e abbiamo poi il T5 che io ho messo in versione Q8, sempre come type Flux. Scendiamo sotto e abbiamo sempre il VAE. Qui lasciate perdere come messo il BF16, ma potete mettere quello normale, in realtà cambia poco e niente. Qua sotto abbiamo il caricamento della reference che lui utilizzerà. Vedete dei nodi messi come bypass. E quali sono questi nodi? Ovvero il Flux Content Image Scale è proprio la parte qua sotto. Io ne ho messe 2 di immagini reference, ma in realtà potete aggiungerne anche di più. Vi spiego però il problema nel mettere troppe immagini. Voi poi dovrete riferirvi a questi soggetti, oggetti o qualsiasi cosa mettete nel prompt. Lui non sa qual è la prima immagine, non sa qual è la seconda, non sa chi è a sinistra su ConfUI, non sa chi è a destra. Lui ha delle reference che gli vengono passate una a una. Capite che inizia a diventare complesso dirgli la ragazza bionda, se ne avete messe 3. Se iniziano ad esserci troppe cose va un po' in palla, e vi dico che è questa la problematica più grossa, riuscire a fargli capire cosa deve andare a sistemare. Se usate solo un'immagine, come in questo caso, riuscite a fare tantissime modifiche, e forse è l'uso migliore di context, perché veramente mantiene un sacco di dettagli e vi capisce subito. Quando iniziate a usare più reference, tutto inizia a complicarsi abbastanza, ma comunque riuscite a fare dei risultati, non che sia impossibile. Io non uso il load image che hanno usato nel template di base, vi faccio vedere qual è. Qua sotto c'è questo nuovo load image che si chiama load image from output.
Lui prende le immagini dall'output perché è concepito questo uso che voi fate una generazione e poi continuate a modificare quella generazione, come dicevo prima. Diventa un problema, alle volte non vi rendete conto che ha pescato un'immagine che non serviva, fate la generazione e non capite cosa sta succedendo. Io dopo un po' di tempo, siccome stavo impazzendo con sto nodo, ho detto vabbè, niente, io metto il load image di base, carico io l'immagine che voglio e quando mi serve cambiarla la modifico io come voglio. A seguire ho messo il resize image, dove essenzialmente gli collego o l'altezza o la larghezza, impostando di conseguenza l'altro valore su 0. Il valore del lato che voglio ridimensionare e l'altro lo sistema di conseguenza. Perché vado a fare questa cosa? Perché così posso evitare di usare il flux context image scale, che secondo me forse fa qualche pasticcio alle volte e nel dubbio l'ho disattivato. Se voi volete essere sicuri o vedete rallentamenti troppo alti, allora dovete attivarlo. Considerato una cosa, noi li stiamo passando delle reference, ma io ho capito che è meglio fare un'altra cosa rispetto a quella che fanno nel workflow di base, che se torniamo a vedere la latent viene creata sulla dimensione di questo collage. Per forza di cosa a questo punto il flux context image scale è necessario, altrimenti verrebbe una cosa immensa. Se voi mettete due foto enormi una a fianco all'altra, perché qua vengono poi messe in base a questo valore, qua verrebbe una latent incredibile, sarebbe una generazione pazzesca, ma lasciano questo nodo qui spiegando che può essere usato per creare la latent. Io ho preferito fare così: gestisco la risoluzione della reference e poi la latent la creo come voglio io, ma questo lo vediamo dopo. Questi blocchi possono essere duplicati, cioè se voi dovete usare più reference, per esempio invece che 2 soltanto ve ne servono 3, allora copiate tutto e lo ricreate qua sotto. Ovviamente dovete rifare i collegamenti, adesso vi spiego come fare quei collegamenti. Se invece volete usare solo 2 reference, io ho messo tutto come bypass, ma se fate tasto destro e fate set group to always torna utilizzabile, però per il momento lo bypassiamo. Ogni immagine poi ha il suo va encode che la trasforma in una latent. Torniamo su e abbiamo il prompt. Questa parte è veramente essenziale, soprattutto se mettete più reference. Se per caso non sei sul tuo computer, non hai ConfUI o sei solo curioso di vedere come è stata generata un'immagine o come è fatto un workflow, ho pubblicato su GitHub Workflow Inspector, una web app tramite GitHub che vi permette di caricare un'immagine generata, un video, anche un audio, perché riconosce più formati, o direttamente il JSON e vedere i nodi che sono stati usati, la disposizione dei nodi, perché vi fa un qualcosa di simile a ConfUI usando sempre Lightgraph, e tutte le note che sono state incluse, così anche se siete a distanza dalla vostra workstation o siete svogliati come spesso sono io e non volete aprire ConfUI ogni 3x2, potete andare su questa pagina, analizzare i workflow direttamente dal browser. Trovate il link in descrizione. Qua sotto io ho riportato le note che hanno creato loro, traducendole in italiano e rendendole un po' più comprensibili. È una specie di istruzione d'uso veloce per farvi avere un'idea di cosa è meglio fare e cosa non è meglio fare. Vediamola velocemente. Allora, per esempio, se mettete nella reference, per esempio qua sotto, una macchina, come in questo caso, e gli dico, senza andare troppo oltre, change the car color to red, lui me la cambia sul colore rosso. Non fa tante storie. Se metto per esempio un dipinto, come dice qua, come in questo caso, e gli dico cambia il momento del giorno mantenendo lo stesso stile, lui cambierà il momento del giorno. Ora, bisogna fare delle prove sempre. In alcuni casi, come cambia il colore alla macchina, è perfetto, lo fa subito giusto. In altri casi così dobbiamo guidarlo un po' di più. Però questo è per far capire, cioè non dovete mettervi lì a dire cose troppo contorte, dovete proprio dargli degli ordini, come fareste con un LLM quando non volete star lì troppo a filosofeggiare, ma dirgli fammi il codice così, punto, senza troppe storie. E vedete anche qua, trasformalo nel Bauhaus art style, trasformalo, cambia, vedete, molto diretto e molto specifico. Anche qui vi spiega coerenza del personaggio senza rivolgersi a lei usando il she, ma dicendo la donna con i capelli corti neri, e lui riesce a capirlo di più.
Ovviamente questo non è che vi dà la certezza che lui capisca, però state parlando come lui può capire. Se volete preservare le caratteristiche dovete sempre dirglielo, di mantenere la stessa faccia, mantenere gli stessi capelli, di non cambiare l'espressione, perché altrimenti prende l'iniziativa. Oppure fare più modifiche, però come vi dicevo prima, io non ve lo consiglio di fare troppe modifiche in un solo passaggio. Se volete una generazione fatta bene, perdete più tempo, ma fategli fare una cosa alla volta. Cioè digli di cambiare prima il background, poi di cambiargli i vestiti, poi di cambiare la scritta. Magari riesce a farlo, una prova fatela sempre, perché è ancora tutto in fase di studio di come funziona questo modello. Però dalle mie esperienze le cose migliori vengono se fatte poco alla volta, ma dopo vi faccio vedere un possibile trucchetto, teoricamente, perché comunque prenderà il suo tempo per farlo, che ho fatto con l'altro workflow. Per modificare il testo vi dice di usare queste virgolette, in modo tale che lui capisce che qua c'è un testo e come va modificato. E stessa cosa qua, usa parole come replace, place, change, molto dirette, molto come un ordine. Fai così, cambialo, mettilo lì, senza stare a raccontargli come fareste con la generazione, perché se voi generate con Flux One in realtà serve che glielo spiegate un po' di più. Qua invece lui è un esecutore, deve fare le modifiche dirette a quello che gli dite. Fa degli esempi su cosa è sbagliato e su cosa è corretto. Per esempio, è sbagliato dirgli trasforma la persona in un vichingo, mentre è corretto dirgli cambia i vestiti in modo tale che sia un guerriero vichingo, mantenendo però le caratteristiche facciali. È come se doveste spiegarlo a una persona che non ha idea di cosa gli state dicendo, perché se andate da anche un illustratore e gli dite trasformalo in un vichingo, può prendere l'iniziativa e farlo giusto come pensavate voi, perché magari vi conosce, ma se non l'avete mai vista questa persona, questa indicazione potrebbe essere la migliore, cioè gli state dicendo proprio punto per punto come deve farlo senza andare troppo di sua fantasia. Stessa cosa qui, sbagliato put him on the beach, mentre è corretto dirgli cambia il background come una spiaggia e mantieni la persona nella stessa posizione, scale and pose. Occhio a questa cosa, perché io ho notato che dovete dirglielo che deve mantenere la stessa scala, la stessa proporzione, perché alle volte mette le persone in modo sbagliato, le fa più grosse, le fa più piccole, e quindi dovete dirgli che deve mantenere la stessa scale. Anche qua, come applicazione precisa dello stile, sbagliato dire make it a sketch, ma è corretto dirgli convertilo in un schizzo fatto a matita con delle linee di graffiti naturali e tanti altri dettagli. Quindi bisogna essere specifici e chiari, modifiche passo passo, vedete, poco alla volta, specificare cosa deve rimanere invariato e usare modifica sostituisci invece che trasforma. Qua vi fa dei template di base, cambia l'oggetto nel nuovo stato, mantieni quello che non deve cambiare, un changed, o trasferimento di stile, sostituzione dello sfondo. Avete praticamente le basi per fare un'enormità di modifiche. È ovvio che, come dicevo prima, tutto dipende dalla reference che avete messo, da cosa volete cambiare e da che risultato volete avere. Al di là di tutto questo, comunque, quando iniziate a usare più immagini, inizia ad andare un po' in crisi, e questo è normale. Una volta visto il prompt, c'è il conditioning. Come l'ho cambiato io rispetto a quello che fa nel template di base? Lui fa questo collage con Image Stitch dove mette più immagini uno sull'altra. Vi faccio un esempio. Ora qui io non ho questi modelli qua, ma faccio veloce, faccio un attimo una modifica. Ok, così uso i miei modelli GUF. Lo faccio partire. Questo tolgo il bypass e carico due immagini. Sono due immagini a caso. Adesso vi faccio solo vedere cosa fa. Non lo faccio generare, anche perché altrimenti mi va, impappa tutto. Vi faccio vedere cosa fa come preview. Ok, si è fermato subito perché mi ero dimenticato di impostare il VAE, perché non vede la mia cartella. Eccolo qua, cosa fa? Lui dice ok, hai queste due reference, facciamo questo collage. E poi qual è il problema? Che lui la trasformerebbe in latent e la manderebbe al reference. Non so esattamente in dettaglio come gestirebbe questa cosa, però al tempo stesso me la manda alla latent image. E quando inizia a generare qua, iniziate a vedere questo, ovvero le due immagini messe insieme. In alcuni casi, per esempio giocando con questo direction, sono riuscito a farlo andare, tipo un qualcosa così, magari mettendolo come app, riesce a metterlo insieme, ma è sbagliato come concetto perché non sta creando una nuova latent, lui sta trasformando questa immagine che gli viene passata.
Io l'ho fatto in un altro modo, anche guardando un po' in rete e facendo dei test. Le reference, adesso mettiamo caso che io lo risblocco tutto, qua metto la borsa e qua metto la ragazza. I due vai in code creano due latent, ovviamente poi se mettete più immagini avrete più latent. Spostiamolo qua sotto giusto per il momento per farvi capire. Ogni latent ha una sua reference. La prima entra nel primo reference che crea un conditioning unendo il prompt che abbiamo creato con la latent dell'immagine. Questo nodo passa il conditioning a un altro reference che a sua volta è collegato alla seconda immagine, che gli passa l'immagine che abbiamo messo come latent e prende il conditioning già fatto dalla prima reference, e così a cascata. Se qua ci fosse un altro blocco, come dicevamo prima, per esempio voglio fare 3 immagini insieme, copio tutto, lo metto qua provvisoriamente, ne creo un altro, a questo punto ovviamente devo mettere il VAE collegato a questo, mi crea una latent che vado a mettere nel terzo, perché lui sarà il reference di questa reference, ma il conditioning deve passare da lui adesso a cascata e lo riporto qua. In questo modo si va man mano avanti, lui prende un'informazione alla volta e poi arriverà alla fine passando tutto al positive. Torniamo indietro come era prima. Così è impostato perché possiate fare una generazione con 2 immagini e vi posso dire già così può diventare molto complesso farvi fare qualcosa di buono. Non è detto che sia sempre complesso, dipende da cosa avete messo e che risultato volete avere. Fatto questo passa nel flux guidance come sempre e arriva al positive. Il negative non c'è perché flux è distillato in questa versione e quindi c'è un conditioning zero out. E andiamo al keysampler. La latent, al contrario di come fanno loro nel template di base, gliela creo io, gli do io una risoluzione sulla quale generare. Qua sotto vi ho fatto uno schema delle risoluzioni che ama di più Flux One. La risoluzione vera e propria è quella che poi viene interpretata da questo nodo, nel senso che voi se mettete 1448 viene cambiato, allora la risoluzione consigliata è 1408, però occhio a lanciarvi a queste risoluzioni perché dovete avere un bel computer per fare una roba del genere. Io vi consiglio più queste risoluzioni se siete con hardware un po' più modesto. Adesso per esempio mettiamoli un qualcosa di un po' più semplice, visto che la ragazza è... Visto che magari possiamo fare un qualcosa di verticale, facciamo 8,32 per 1216, che è questa qua. E ovviamente c'è il batch size, se voi aumentate questo avrete più generazioni nella stessa generazione. Cosa significa questo? Che quando premete run, lui finito una generazione, per esempio ne fa 2, ne fa 3, non che con il tempo di una vi fa più generazioni, attenzione, sarebbe bellissimo così, ma in realtà no, che finisce una generazione e riparte a fare tutto per quante volte gli avete detto di fare il batch size. La generazione qua ha dei valori consigliati che sono questi. Sono molto simili a Flux One Dev, gli step sono 20 di base, ma se li aumentate migliora ovviamente la qualità. Io con Flux One Dev mi trovo molto bene a 40, ma questo modello di base è già molto più lento di Flux One Dev, perciò fate attenzione a quanti ne mettete. Il sampler name e lo scheduler sono abbastanza simili a Flux One Dev, di base sono consigliati questi, ma potete lanciarvi a cambiarli e a testare fra tutte queste versioni e vedere se magari questo migliora le generazioni. Poi abbiamo il by the code e abbiamo il save image. Spero sia chiaro come funziona perché in realtà a me non era chiarissimo, ma a causa del loro template di base che mi ha molto complicato la comprensione di questo modello. Quello che è complesso è fare un buon prompt, ma vedete che se seguite queste basi vi semplifica un po' la vita. Prima di passare a farvi degli esempi, vi faccio però vedere il secondo workflow che ho fatto sulla base del loro secondo. Prima apriamo il loro Browse Templates, Flux e Context Dev Grouped. Assomiglia molto a quello di prima, ma cosa cambia? Che sono comparsi questi nodi. Cosa sono questi nodi? Altro non sono che il raggruppamento di tanti altri nodi. Come fate ad avere questi nodi qua? Semplicemente dal Load Image cliccate questo pulsantino e diventa Edit Model Step e viene fuori questo, vedete? Questo nodo, se ci cliccate sopra e fate Convert to Nodes, eccolo qua. Che cos'è? Semplicemente questo, niente di più. Quello che abbiamo visto con il template di base. C'è il caricamento del clip, c'è il caricamento dei modelli, del VAE, c'è la reference di prima, il flux guidance,
Adesso lo apro un po' perché sennò non si capisce. Qual è la differenza? Che invece di avere tutti questi nodi lo avete compresso in questa versione. Qual è la problematica? Che se voi siete amanti come me dei GUF non potete usarli, perché qua dentro riconosce solo quei modelli di prima, FP8 o FP16. Ma perché fare questo passaggio? Perché, come vi dicevo prima, a Flux piace molto il fare modifiche di generazione in generazione. Questo sistema serve a fare una generazione, ovviamente avrete il save image, la preview se volete farlo, ma vedete, appena finito passa la latent subito a un altro blocco sul quale viene inserito un altro prompt e genera un'altra immagine, un'altra modifica. Questa cosa voi potete farla anche sui nodi già che avete voi, perché faccio un esempio: se io questo lo copio e lo incollo e faccio tasto destro convert to nodes, gli cambio i nodi che voglio io e faccio convert to group node, gli do un nome e ho a questo punto la stessa cosa simile, tutto raggruppato. Io non sono molto amante di queste cose, vi dico la verità. Io voglio vedere tutti i nodi, come funzionano, cosa stanno facendo, come sono messi eccetera, ma molti amano questo modo di raggruppare i nodi e vi dirò di più: con i nuovi V3 che stanno arrivando ci sarà proprio la possibilità di raggruppare tutti i workflow sotto ad altri nodi e fare poi un raggruppamento di altri nodi. Secondo me diventerà veramente un inferno quando qualcuno mostrerà un workflow senza aprire nodi, oppure scaricate un workflow di qualcuno che l'ha fatto e lì dovrete iniziare ad aprire gruppi su gruppi, capire come viene elaborato tutto quanto, ma poi vedremo come gestire questa cosa, ma non vedo molto positivo. Io preferisco avere un qualcosa ampio con tanti nodi che mi muovo io come una mappa, piuttosto che fare tutto raggruppato, aprite, vedete solo 2 nodi, ma in realtà sotto c'è la metropolitana di Mosca. Apriamo allora il workflow che ho fatto io pensando a quello dei gruppi, ed è quello chiamato QPass. Come potete vedere in realtà non cambia molto, anche qui potete fare lo stesso discorso di mettere più reference e tutto quello che volete, come vi ho fatto vedere poco fa. Quello che cambia è che si aggiunge questo pezzo qui, che è la stessa cosa dell'altro, ma in questo modo potete usare i GUF. Anche qua io potrei dirgli uniscimi tutti questi e fai un gruppo solo, ma se volete farlo per averlo simile a quello di Confi.org potete farlo. Io, come dicevo, preferisco che sia così. Come abbiamo visto prima, fa la prima generazione, uguale identico a come è stato fatto con l'altro workflow, ma direttamente nella stessa generazione passa alla seconda e applica la modifica che gli avete detto voi, per poi arrivare a salvare l'immagine finale. Qua vi fa una preview del primo passaggio, ma se volete potete fare anche un save image nel dubbio, e può tornare utile come questo workflow se fate un editing di cui siete sicuri che avrete bisogno di un passaggio secondario, diciamo standard. Che ne so, qua gli dite la macchina me la fai rossa, lui la fa, e poi gli dite applicagli uno stile da locandina e metti questo testo sotto, così non lo mandate troppo in crisi a fare troppe cose insieme, ne fa una, la fa bene e dopodiché fa la seconda e teoricamente la fa bene. Se avete il dubbio, qua mettete un save image in modo tale che mal che vada la prima generazione la salvate e la seconda, se è venuta male, niente, la buttate, ma almeno potete poi ricaricare la prima generazione e dirgli direttamente ok, fammelo qua e andate avanti con una generazione sola. Però ricordate sempre che sono 2 generazioni, se ci mettete tot minuti per la prima, duplicatelo per la seconda. Ma a questo punto torniamo sul primo workflow e proviamo a fare qualche esempio. Seguiamo quelli che ci hanno messo loro, così almeno vi fate un'idea. Poi al massimo vi faccio vedere anche altre modifiche. Allora, partiamo da una sola immagine. Facciamo bypass, ok. Qua gli metto la macchina. Allora, gli dico che la larghezza massimo 1024, così facciamo prima. Ricordate che questa è la reference, non è la versione finale. La versione finale sarà, facciamo questa risoluzione qui, 1216, anzi quello un po' più 16 noni, che era 1344 x 768. Nel prompt facciamo questa cosa semplice, cioè adesso facciamogli fare una prova e vediamo cosa tira fuori. Allora, ho modificato un attimo il prompt perché effettivamente veniva troppo semplice in quel modo lì e l'ho arricchito un attimino, ma vedete è molto semplice come prompt, ovvero gli diciamo cambia il background in una foresta di pini antichi, secolari, e cambia il terreno con delle rocce. Allora, l'immagine originale era questa, in questo modo eccola come ce l'ha cambiata. Facciamo un confronto paritario
e vedete che è abbastanza impressionante. Con un prompt così semplice è riuscito a mantenerci praticamente la stessa macchina e includerla dentro questo contesto. Ora non è perfetto sicuramente, perché se andate a guardare i dettagli della macchina non sempre sono proprio uguali a quelli originali, ma rispetto a quello che eravamo abituati fino ad oggi, riuscire a fare una roba così con un prompt così semplice è veramente incredibile. Quanto ci ha messo sul mio? 60 secondi a questa risoluzione con questi step. Quanto ha preso di VRAM? Questa generazione ha preso 20 giga in totale, considerando che io sto usando il Q8 di entrambi, sia questo Q8 e sia il T5 Q8. Per avere una modifica di questo tipo così velocemente, secondo me è già un ottimo risultato. Ovvio che se io mi avvicino vedo un po' i tipici artefatti da generazione, ma io sono dell'idea che queste generazioni non sono mai il fine. Queste generazioni sono l'inizio di una modifica che poi fate in un programma di editing e andate a sistemare tutto quello che non ha fatto correttamente. O perlomeno potete fare come faccio io spesso, lo ripassate poi in un workflow, per esempio come quello che avevo fatto con Detail Daemon, dove vi va a sistemare un po' di cose. Proviamo a fare il secondo esempio, carichiamo il dipinto. Proviamo proprio a dirgli quello che dice qua, anzi proviamo a fare to sunset, così dovrebbe fare il tramonto. Cambialo al tramonto mantenendo però lo stesso stile. In questo caso particolare, siccome il dipinto deve essere uguale, vi conviene mettere la stessa risoluzione del dipinto o perlomeno mettere un qualcosa che si avvicini. In questo caso è 1280x815, facciamo magari quella lì che è più 1152x896. Volendo potete mettere la risoluzione che volete, però teoricamente dovreste mantenere una proporzione in base a determinati valori, così assecondate nel modo migliore il modello. Proviamo a farlo generare, vediamo cosa ci tira fuori. Ok, è completato e lui ha cercato di trasformarci, forse conviene che lo mantengo qua così non faccio avanti e indietro, questo dipinto nella versione col tramonto ed è un po' strano perché alle volte non fa i dettagli fatti benissimo, però considerate che neanche qua era perfettamente buono, cerca un po' di ricreare la situazione, ma vedete che comunque la maggior parte dei dettagli li lasciati uguali e questa è la cosa incredibile. Poi ovviamente non essendo la stessa risoluzione un po' ha svarionato, lì sono dettagli, nel senso che dovete poi orientarvi alla vostra generazione, non a quello che sto facendo io. Vedete che comunque qua cambia anche il formato, ma questi sono test che sto facendo, prendeteli così come sono per farvi un'idea di cosa fa Context. Soprattutto occhio a non confrontare Context online a pagamento con le versioni che potete usare voi in locale, perché è un po' come Flux One versione Ultra e Dev, sono un po' diversi, non sono la stessa cosa. Non stiamo a fare tutti gli esempi che porta qui, però per esempio se adesso io gli dico cambialo nello stile Bauhaus e mantieni però la composizione originale, vediamo cosa fa. Ok, proviamo a farlo generare, vediamo cosa combina. Ok, ha terminato e ci ha fatto questo risultato, sempre considerando qual era quello originale. Allora, ho fatto una piccola modifica al prompt perché io non sono un esperto d'arte, ma c'era qualcosa che non tornava. Vi faccio vedere. L'ho riportato a questo, ovvero semplice, trasformalo nello stile Bauhaus Art. In realtà prima avevo dimenticato di mettere arte, me ne sono accorto dopo, ma questo non cambiava perché dicendogli in questo modo mi dava un altro risultato. Adesso vi faccio vedere. Lo faceva così, in un semplicissimo bianco e nero. Ora io non sono esperto d'arte, ma non penso che questo sia lo stile Bauhaus e non so perché, ma ve lo faccio vedere lo stesso per farvi capire che ok il prompt semplice, ma non è detto che sia una buona soluzione. Bisognerebbe riempirlo più di dettagli e fargli capire cosa volete avere voi. È ovvio che è inutile che io adesso vi faccia vedere un mega prompt per arrivare ad avere un'ottima generazione di questo tipo, perché se cambiate l'immagine non è detto che poi gli vada bene. Come sempre detto, è tutto legato ai risultati che volete avere voi. Ma in questo caso qua, dicendogli change to Bauhaus style e mantenendo comunque la composizione originale, a parte che la tiene comunque sempre la composizione originale perché è uguale a quella che abbiamo dato noi, a parte la risoluzione che è diversa, lì sarebbe da fare uguale,
ma in questo caso me la fa in bianco e nero col mio, non so come mai. Qui bisogna un po' mettersi di testa e cercare ogni variabile da aggiungere per riuscire ad avere il vostro risultato, ma sicuramente se l'idea è solo fare questa cosa, allora conviene più dirgli questo prompt così. Proviamo a fargli cambiare delle parole, facciamo qualcosa di un po' più complesso, vediamo se riusciamo a fargli cambiare la parola easy con hard. Poi diciamo sempre larghezza no perché è alto, gli dico altezza, questo lo tolgo, altezza massimo 1024 e gli diciamo, come dice qui, replace, abbiamo un po' azzardato perché non so se riesce a leggere easy così, proviamo, va, deve essere capace di far tutto, mentre come altezza e larghezza io gli direi di fare 1344 768, lo so, ci vorrebbe un cosa di automatizzato per fare tutto questo, ma il caldo mi ha ucciso in questi giorni e quindi ho fatto questa versione, anche perché Flux accetta anche queste risoluzioni più alte, mettere il nodo con quelle di Stable Diffusion XL vi limita un po'. Ora proviamo a farglielo fare, vediamo cosa combina. Allora, l'ha fatto, nel senso che ho dovuto fare 2 generazioni perché la prima stava rifacendo easy invece che hard, però come l'ha fatto, insomma, non è bellissimo. Come dicevo prima, qua gli abbiamo solamente detto cambia la parola ed è riuscito a farlo. Come spiega anche lui, dovete mettere molti più dettagli, molte più indicazioni su cosa deve fare, su cosa non deve fare. Per esempio, gli potrei dire non toccare lo sfondo, mantieni lo stile del cemento. Proviamo a farlo, proviamo a dirgli qualcosa in più, vediamo se migliora. Su cose come abbiamo visto prima, cambiare il colore della macchina il più delle volte lo fa veloce. In questo caso non solo la scritta è difficile, ma lui deve mantenere uno stile scritto allo stesso modo. Proviamo a dirgli, come dice qua, replace, anzi gli metto text easy hard, perché verrebbe da dirgli non fare, però questo è il prompt positivo, non possiamo dirgli cosa non deve fare nel prompt positivo, quello dovrebbe farlo il prompt negativo. Se voi qua scrivete non cambiare il cemento, non fare quello, secondo me non serve. Dovete riuscire in modo ingegnoso a dirgli cosa non deve fare, ma mettendolo come qualcosa che deve fare, e non è facile. Qua c'è tanto studio da far dietro. Ora proviamo a farlo così e vediamo se un minimo migliora. Beh, un minimo è migliorato, fa sempre questa cosa un po' troppo forte, però vedete che bisogna andare a piccoli step e cercare di fargli capire cosa deve toccare, cosa non deve toccare. Poi io sto facendo un esempio molto complesso, ma era per farvi capire. Se voi gli fate modificare il testo di un qualcosa estremamente chiaro su un foglio, su una locandina, ve lo farà senza alcun problema, però io volevo prendere proprio un esempio un po' più difficile e vedere come si comportava. Non è sempre ottimo il risultato che dà, ve lo dico in anticipo, fa tante allucinazioni, soprattutto quando mettete più immagini, ma dovete lavorare tanto col prompt. Ora così è estremamente semplice, più lo riempite, più mettete cose e più riuscite ad avere un bel risultato. Questi sono solo test, quelli che vi sto facendo vedere adesso. Proviamo a fare un altro test qui e poi passiamo alle 2 generazioni, vi faccio vedere giusto una prova, così vi fate un'idea. Allora, l'ultima che volevo fare era questa. Manteniamo questa risoluzione, magari la cambiamo orizzontalmente. Proviamo a fare quello che dice qua, ovvero cambia i vestiti per farla diventare un guerriera vichinga. Ok, facciamolo generare, vediamo cosa fa. Ok, ha finito e ci ha fatto questo risultato qui. Vedete, è abbastanza credibile perché sembra proprio un fotoritocco. Forse la spalla qua l'ha fatta troppo grossa, ma in questi casi, come dice anche lui, io vi consiglio di aggiungere, di mantenere le proporzioni, mantenendo la persona nella stessa posizione, scala e posa. Qua gli viene già detto di preservare la faccia con le sue caratteristiche, ma anche magari le proporzioni. Però, come vedete, è molto interessante come risultato. Ora, l'ultimo esempio lo faccio sull'altro workflow, ma in realtà si potrebbe fare benissimo qui. Però proviamo a usare anche l'altro workflow, così vi fate un'idea anche di come funziona. Perciò facciamo open e andiamo di qui. Perfetto, allora, qua sotto devo renderlo visibile, anche questo. Qua gli carico la borsa, vediamo che vanno bene. No, qua sono entrambi collegati, non va bene. Lascio l'altezza e qui è uguale perché è quadrata. Ok, una roba così va bene come risoluzione. Allora gli dico, voglio un'immagine di lei che sta camminando per una strada con questa borsetta nella sua mano. Allora, cerchiamo di creare questo prompt. Allora, prima fare una cosa così, creato al momento, perché i prompt di test che ho fatto
non me li ricordo più, ma voglio vedere anche con voi se le cose funzionano o meno, perché fare le cose ad hoc che poi voi non riuscite a ricrearle mi sembra un po' inutile. Almeno vediamo insieme se qualcosa va o non va. Crea una foto fashion full body di una ragazza che cammina per le strade di Parigi in autunno. Metti alla ragazza un vestito leggero a fiori e degli stivali neri, posiziona la borsa nella mano destra e posiziona il suo braccio leggermente alzato per mostrare la borsa. Ma questo workflow ha 2 passaggi. Una volta fatto questo passaggio arriviamo al secondo. Per il secondo ho pensato a un prompt di questo tipo: metti il soggetto in una copertina di Vogue mantenendo tutto quanto com'è. È un po' azzardato tutto questo, ma vediamo se riusciamo a farglielo fare e avere un risultato credibile già al primo colpo. Azzardiamo e vediamo cosa ci combina. Perfetto, ha terminato. Partivamo da, mettiamo tutto qua sotto così capiamo meglio. Questa è la borsa e questa è la ragazza. Questo è il suo viso e questa è la borsa. Primo passaggio. Ci ha fatto questo risultato. Quanto assomiglia di viso? Insomma, pochettino, non ci assomiglia tantissimo, è abbastanza cambiata, però la borsa ce l'ha fatto uguale e alle volte questo forse è uno dei dettagli maggiori che può interessare. Sulla faccia ci si può lavorare. Passaggio successivo è questo qui. Gli ho detto di mettere la scritta Vogue, però non so come mai ha toccato la ragazza, comunque l'ha fatta leggermente ingrassare e l'ha abbassata. Non so perché. Come dicevo prima, questi sono dettagli, nel senso che poi il prompt potete riempirlo sempre di più fino a che non gli dite quello che deve fare. Guardiamolo nel complesso. Ha fatto la maggior parte delle cose che gli ho detto di fare ed è già tantissima roba per avere un modello open source utilizzabile sulla vostra scheda video. È ovvio che fare un prompt fatto bene richiede tanto lavoro e tanta dedizione. Un qualcosa che può aiutarvi, che vi posso consigliare, è fare questa cosa qui. Voi andate su questa risorsa di Google, vabbè, qui ho già aggiunto cose mie, mi serve quando devo fargli domande sui miei mezzi. È un LLM, però si basa solo esclusivamente sulle fonti che gli date e poi potete fargli domande riguardo a quello. Ora qui potete caricare tutte le informazioni che avete su context e sui prompt e sperare che vi dia un buon risultato. Io non so quanto possa essere utile questo, perché context è molto particolare e richiede uno studio e un'elaborazione veramente dedicata alla generazione che state facendo. Forse qui l'errore che ho fatto è stato che non gli ho detto di mantenere la faccia. Probabilmente se gli dico nuovamente di rifarlo ma mantenendo i tratti del viso dovrebbe farla corretta, però questa era un'infarinatura iniziale di context. Come dicevo all'inizio, è come aver comprato un computer e cercare di capire cosa potete farne. I suoi utilizzi sono immensi come context. Più vi addentrate e più avrete problemi di allucinazioni, ma che pian piano potete risolvere sistemando il prompt. E soprattutto vi consiglio, se dovete dedicarvi solo al viso, fateglielo bene, non mettete una persona a distanza di 5 metri in mezzo a altre 5. Se vi serve la borsetta, lasciategli lo sfondo bianco e fate capire dettagli in modo che lui riesca a ricrearla. Cioè aiutatelo, non mettetelo in crisi con cose troppo buttate lì a caso. Uno studio iniziale sulle immagini aiuta tantissimo poi l'elaborazione dopo. Spero che dopo tutta sta spataffiata Context possa aiutarvi tantissimo, e oltre al poter generare immagini di questo tipo, voi potrete anche dirgli di cambiare ciò che c'è poi sullo sfondo o l'inclinazione della faccia o altre cose che può fare mantenendo il personaggio. Ma ovviamente è impossibile vedere tutto insieme. Spero però che questo video vi possa essere incredibilmente utile per addentrarvi in questo immenso mondo che sarà Context Dev. Come ho detto più volte anche nella guida, Context è veramente uno scrigno che viene aperto, che non è possibile sapere da subito tutte le modalità di utilizzo. Io non volevo fare un video dove spiegavo come usare il prompt per 2 motivi. Primo, perché devo ancora testarlo io a fondo e capire cosa va bene e cosa non va bene. Secondo, sarebbe veramente una guida molto complessa, però mi piacerebbe farla perché è veramente un modello incredibilmente interessante. Differentemente dagli altri modelli che abbiamo visto, dà veramente qualcosa in più. Allora, iDream E1, quello con la E,
permetteva già di fare cose simili, però qua effettivamente con un prompt molto semplice andiamo a fare delle modifiche immediate. Se aggiungete più reference aumentano di tanto le allucinazioni, soprattutto se iniziate a dirgli troppe cose da fare. Io, come dicevo nella guida, vi consiglio di andare immagine per immagine e modificare sempre quella, ma è un qualcosa che fanno vedere anche loro sul sito o comunque sul paper che hanno fatto. È vero che spesso serve fare con più reference per avere un'immagine, però una volta che si capisce come fare le immagini, come fare il prompt, pian piano, dopo diverse generazioni si arriva a un risultato. Ci stiamo avvicinando a quello che si può fare con molti servizi online. Non sento di dire che è uguale al momento, perché quello no, non è proprio uguale, però abbiamo qualcosa in più e questo è assolutamente fantastico. Poi sapete che essendo così malleabile con FueUI, con tante altre cose che si possono aggiungere, non è detto che arrivino nuovi nodi che aiutano ancora di più Context a fare meglio di quanto sta facendo adesso. Ma fate delle prove, scrivete nei commenti come vi siete trovati, come vi sembra. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e mettete anche un like già che ci siete, ma ricordatevi che c'è sempre il server Discord dove queste tematiche le approfondiamo in maniera molto più avanzata, parlando anche di cose legate a questo, condividendo immagini generate e problematiche che possono venire fuori. E se volete supportare questo canale, ricordatevi che c'è la mia pagina Patreon dove spesso metto in anticipo i workflow in modo tale che se qualcuno vuole collaborare a creare le guide o semplicemente vuole essere in anticipo sul pezzo per quando pubblico la guida, può già farlo. E ci vediamo allora alla prossima, sperando sempre che questo caldo dia una tregua e permetta di farlo. Alla prossima guida allora, ciao!